Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video unboxing a tema Dragon Ball e per la precisione Dragon Ball Daima. Oggi siamo sempre qui con una Bandai e Sage Figures e non potevamo che cominciare con Goku. La versione mini appunto presa da Dragon Ball Daima che non mi ha convinto particolarmente come anime, però sono gusti personali. Vediamo se questa Sage Figures invece riesce a sorprendermi in qualche modo. Acquistata come sempre su Il Colosso dei Nerd, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando ragazzi fateci un salto e quindi non mi resta che lasciarvi alla recensione e ci vediamo poi qui per la conclusione del video. Ed ecco a voi tutti gli accessori a disposizione di questa versione di Goku. Ovviamente niente basetta, niente supporti, effetti energetici o effetto Kamehameha. È una figure di 30 euro circa, questo è il prezzo, quindi diciamo che ci potrebbe stare, ma abbiamo già visto un prezzo del genere con maggiore generosità da parte di Bandai, come ad esempio per il Goku GT, con il quale farò diversi paragoni in questa occasione per le ovvie similitudini, quantomeno per quanto riguarda le dimensioni. Allora, per quanto riguarda gli accessori abbiamo 4 volti intercambiabili, è incluso anche quello di default, diverse paia di mani, 2 stili differenti di capigliatura e poi il bastone caratteristico di Dragon Ball Daima per ritornare un pochino alle origini di Dragon Ball e lo stesso bastone infilato all'interno del fodero. Comincerei con i capelli, nulla di particolare, tutto già visto, 2 stili differenti, questo di destra che è il classico capello di Goku, diciamo, rilassato, questo di sinistra invece con dei ciuffi che vanno più verso un lato per pose più dinamiche. Buona la scultura, nessuna sfumatura ovviamente, fastidiosissima la parte della frangetta che ovviamente può essere rimossa per adattarla, per andare a mischiare un pochino quelli che sono i vari elementi per creare varie pose differenti. Comunque, questi sono i capelli in dotazione. Poi abbiamo un gonnellino in plastica morbida che è leggermente più aperto rispetto a quello che troviamo di default sul body per poter adattare le gambe a pose un po' più dinamiche. Il bastone, che altro non è che un pezzettino di plastica rosso con questa colorazione che volendo può essere staccato, non so a che pro perché non serve praticamente a niente staccarlo, e il relativo fodero privo di sfumature, nient'altro, con questa parte, questa corda diciamo che è realizzata in plastica morbida, anche qui un po' fine a se stessa. Il bastone vero e proprio invece è leggermente più lungo, ovviamente, il bastone allungabile, non è telescopico, scusate, quindi non è allungabile. Anche qui trattasi di un pezzo di plastica con colorazione abbastanza neutra, con questo arancione tendente al rosso, nulla di particolare. Mani intercambiabili ne abbiamo di diversi tipi, sono molto piccole, quindi forse farò un po' di difficoltà a mostrarvele tutte. Abbiamo le solite mani un po' a mo' di Kamehameha, comunque con il palmo aperto e le dita leggermente chiuse, pugni chiusi, mani in atteggiamento marziale, anche queste tipiche di tutte le versioni di Goku di Bandai, e poi 2 mani che servono per l'impugnatura del bastone stesso. Poi dove c'è il miglior lavoro in questa figure secondo me da parte di Bandai è proprio nei visi intercambiabili che secondo me sono fantastici. Buona la colorazione, anche se probabilmente in camera voi lo vedrete leggermente più scuro, ma vi assicuro che è azzeccato, la colorazione è veramente giusta, così come il contorno occhi e le varie espressioni che troviamo in questi visi. Ne abbiamo di tutti i tipi, ce ne sono 4, appunto questa un po' più impegnata, un po' più corrucciata, questa che è quella neutra, sorridente di Goku, molto carina, e poi quelle che vi facevo vedere in precedenza con dei denti digrignati e la bocca aperta, che sono più adatte a pose dinamiche. Questo è tutto per gli accessori ragazzi, quindi vediamo un attimo la figure. Per quanto riguarda il body ragazzi siamo di fronte a una figure veramente molto piccola, stiamo parlando di all'incirca 7 cm dalla base del piede fino alla fine della testa, 8 cm e mezzo se andiamo ad includerci anche il ciuffo più alto dei capelli.
Il tutto comunque risulta abbastanza ben proporzionato rispetto a quelle che sono le effettive dimensioni di questa versione di Goku in Dragon Ball Daima. È difficile da maneggiare, ve lo ammetto, perché i pugni ad esempio sono veramente molto piccoli, cambiare le mani è stato un po' un problema per me, però sono queste, ripeto, effettivamente le dimensioni di Goku, quindi sono abbastanza soddisfatto per quanto riguarda le proporzioni. Il painting, anche qui siamo di fronte a dei colori molto vivaci, non sono presenti sfumature di nessun tipo. Quindi abbiamo questa doppia colorazione classica per Goku, ma che in questo caso è ridotta veramente all'essenziale, con questo arancione molto acceso del G che si alterna ai vari elementi blu, un blu molto elettrico, quindi tendente all'azzurro della maglietta, della cintura e dei polsini. Ritroviamo lo stesso colore anche negli stivali, che vengono, diciamo, intervallati, vengono separati dal resto della parte che va sulla tibia da questi legacci di colore bianco. Anche qui tutto abbastanza normale, senza nessun tipo di sfumatura o altro. C'è una leggera colorazione anche sulla suola delle scarpe, con questa sorta di giallino, un bianco sporco più che altro, con un minimo di cura nei dettagli anche in questa suola. Avrei gradito qualche sfumatura in più, qualche elemento aggiuntivo per questo Goku, soprattutto per questo body, che spero sia almeno funzionale. Andiamo a vederlo subito con le articolazioni, partendo da questa testa abbastanza grande, che può comunque piegarsi parecchio in avanti, anche all'indietro, un po' limitata all'indietro forse per la scultura dei capelli, ovviamente può ruotare lateralmente anche di 360 gradi volendo e anche in questo senso. Per quanto riguarda le articolazioni della spalla, c'è una butterfly joint, una sorta di butterfly joint, sì, che comunque ne permette il movimento, il braccio può essere alzato comunque sulla linea dei 180, andare in avanti, anche all'indietro, e ho notato un ottimo movimento in questo senso. Questa è una pecca, come vedete addirittura le braccia si possono incrociare, quindi ottimo lavoro da questo punto di vista, e guardate, non va a scoprire nemmeno quei fastidiosi gap che si vanno a creare di solito quando si prova a fare una posa del genere. Peccato che per l'effetto Kamehameha, cioè che per la posa Kamehameha che avremmo potuto fare in modo egregio con questo body, non ci sia l'effetto relativo, e quindi ragazzi bisognerà prenderlo magari da qualche altra figure per andare a ricreare quella scena. Poi c'è un'articolazione anche ovviamente una doppia articolazione al gomito, piccolissima ma esistente, che permette comunque un buon movimento. C'è la rotazione anche al bicipite e il classico pegasfera per il polso, che permette di ruotare il polso e la mano e anche di fare questo movimento. Andiamo all'articolazione del busto che può ruotare volendo di 360 gradi, molto buona, si può piegare in avanti in teoria. Questo è quello che succede a volte purtroppo con le SH Figures, ecco qui, quindi in avanti, ma come vedete non andate troppo oltre perché potrebbe staccarsi. All'indietro anche abbastanza limitato, cerco di spingerlo un po' di più, ecco qua, scopre un leggero gap, ma sto estremizzando parecchio ragazzi in questo caso. Poi ovviamente può ruotare anche sul fianco e si è staccato di nuovo, perdonatemi ma questa parte non la taglierò perché fa parte del gioco. Poi andiamo anche ad aprire le gambe, che in questo caso sono molto limitate dal gonnellino, che anche se in plastica morbida è comunque va a limitare. Sarebbe più agevole fare questo tipo di movimento con il gonnellino aggiuntivo che viene dato tra gli accessori. Le gambe possono andare in avanti, anche qui stesso discorso, abbastanza limitate per lo stesso motivo. All'indietro è praticamente quasi nullo, come vedete il raggio di movimento è abbastanza piccolo. Poi le gambe possono anche ruotare sul quadricipite in questo senso, ed è ottima anche la mobilità della caviglia. C'è anche la possibilità di piegare ovviamente le ginocchia con la doppia articolazione, e mi piace tantissimo
il fatto che sia praticamente invisibile in questo caso. Oddio, invisibile no, ma comunque non è particolarmente fastidioso vedere il ginocchio piegato, forse perché in questo caso parliamo di un pezzo molto piccolo, ma spero comunque che questo tipo di body venga utilizzato anche per figure un po' più grandi. Abbastanza soddisfatto delle articolazioni, adesso andrò a vedere in fase di posing come sarà effettivamente, a parte quella del busto che come vedete è molto leggera e tende a dividersi. Come vi accennavo in precedenza, è praticamente obbligatorio confrontarlo con il Goku di Dragon Ball GT. Parliamo di due saghe differenti, quindi anche i tratti sono ovviamente diversi, come il colore della pelle, del G e quant'altro, ma secondo me sono di due categorie differenti anche in termini di qualità. Goku GT molto più curato, guardate ad esempio il dettaglio dei capelli, ma anche il viso. Qui ovviamente Goku non è posato e abbiamo già visto come i visi siano comunque molto ben fatti, però secondo me è di un'altra categoria questo Goku, e poi anche con l'effetto Kamehameha che fa la differenza. Sfumatura anche nei pantaloni, cosa che non vediamo in questo di Daima, e ovviamente anche le dimensioni sono differenti. Questo di Daima è ancora più piccolo della versione GT. Poi in collezione ovviamente guardate quanto è piccolo rispetto agli altri, ma è anche giusto che sia così. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete mi piace ed iscrivetevi al canale così mi dimostrate di apprezzare il lavoro che faccio e ringrazio ovviamente tutti per questo. Per quanto riguarda Goku, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Quello che ne penso io è che è una figure da avere assolutamente soltanto se siete dei fan di Goku in queste sembianze di Dragon Ball Daima. E soprattutto se vi è piaciuto Dragon Ball Daima. A me non è piaciuto tantissimo, non è ancora completo ad oggi che sto registrando il video, non è finito, però per adesso diciamo che sono più le cose che non mi sono piaciute rispetto a quelle che mi hanno entusiasmato. Invece se vi è piaciuto Dragon Ball Daima, è un personaggio caratteristico, stiamo parlando ovviamente di Goku, e in queste sembianze comunque la figura è carina, piccolina, non offre grandissime possibilità di posing perché ho avuto qualche problemino con le gambe, con il pezzo come lo chiamo, del pisellino di Goku, insomma, che si staccava spesso, si staccava il busto. Insomma, è una di quelle figure un po' borderline di Bandai SH Figures, come tutti sappiamo ci sono anche queste. Preferisco il Goku piccino di Dragon Ball GT, però comunque vi ripeto, ottima la fattura dei volti. Se vi è piaciuto Dragon Ball Daima, un must have. Se non vi è piaciuto, anche se costa 30 euro, non è tantissimo, però secondo me risparmiate per qualcos'altro. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio nuovamente, vi saluto e ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao raga, a presto!